Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati dagli amici del gruppo Marino perché è arrivata un'importante novità in showroom. In futuro sicuramente vi porteremo in una prova su strada, ma oggi è arrivato il momento, dopo averla vista nella sua presentazione digitale durante l'arco del 2020, dopo averla configurata, trovate il video qui in alto nelle schede, posso mostrarvi dal vivo la nuova gamma della Dacia Sandero. Non esitiamo ancora, andiamo a scoprire insieme le due versioni perché lì dietro c'è anche la Streetway, che è quella più cittadina, ma qui davanti c'è la Stepway. La Dacia Sandero si rinnova e si rinnova anche parecchio. Questa, come anticipato, è la versione Stepway, quella un po' più, diciamo, crossover, ma voglio iniziare per farvi vedere un po' la sostanza dei cambiamenti dalla Streetway. Come detto, appunto, è quella dall'animo un po' più urbano, anzi un po' meno off-road, e a breve scopriremo il perché. Ma ecco appunto la nuova generazione Dacia Sandero 2021. Parliamo dell'auto modello più venduto della casa Dacia. 1,3 milioni di unità vendute nel corso della sua carriera, è veramente quella dal maggiore successo e mantiene comunque la forte personalità della vettura con degli stilemi molto interessanti, e lo si nota soprattutto nella linea laterale, dove appunto si riconosce la linea inconfondibile di Dacia, ma nel frontale sembra più larga, anche più aggressiva se vogliamo, con nuovi gruppi ottici. Sono offerti i fari con la firma luminosa diurna a LED di serie su tutte le versioni, ed è molto importante per, se vogliamo, una low cost cittadina, ecco, e sono disponibili anche i full LED, ma appunto questi nuovi gruppi ottici che sono una delle più grandi novità del modello, che la rendono più larga perché sono più sottili e vanno quindi a dare una superficie più allargata alla vettura, oltre chiaramente alla superficie scura di questa griglia frontale con il logo Dacia cromato, con effetto specchio praticamente, e questi listelli orizzontali cromati anch'essi a contrasto con il nero della plastica anteriore. Qui in basso troviamo i fendinebbia con un elemento nero e cromato a contrasto con il bel grigio di questa vettura, e notiamo anche, non per caso ho iniziato dalla vettura normale, diciamo non Stepway, ecco la Streetway, perché ha questa colorazione che ci permette di vedere molto bene le nervature aerodinamiche, in questo caso del cofano, con questa spalla che va a donare ancora più profondità al passaruota, che viene pronunciato anche nella parte bassa, ma anche quelle del laterale. Spalla del passaruota che ritroviamo anche verso il posteriore, ma prima di arrivare adesso voglio parlarvi anche un po' dei cerchi, perché abbiamo cerchi da 15 o da 16 pollici che potrebbero sembrare in lega, ma che in realtà hanno una tecnologia, chiamiamola così, una soluzione chiamata Flex Wheel, che imita appunto il design dei cerchi in lega, molto interessante, anche piuttosto accattivanti nel loro design. Parliamo di dimensioni da 15 o da 16 pollici. Voglio farvi vedere ancora un po' la vettura nella sua visuale tre quarti anteriore, che mostra la larghezza di 1,85 m, e mentre vado nella parte laterale, dove vi mostro anche diciamo la linea, il taglio dei finestrini, con un piccolo spoiler all'interno, ma ci andremo a brevissimo, vi dico che la lunghezza invece è di 4,08 m. Siamo nel posteriore, dove possiamo notare qualche altro dettaglio della vettura, rinnovata anche qui, con una forma, se vogliamo, a freccia a Y che va verso l'interno, che richiama anche il design anteriore, con il lettering di Dacia all'interno del gruppo ottico LED posteriore. Abbiamo lettering Sandero, il badge Dacia specchiato, e qui notiamo anche che comunque l'auto ha delle dimensioni interessanti, compatte, con una altezza di 1,50 m. Torno ancora una volta verso la parte anteriore della vettura, con tutti i suoi controlli. Tra l'altro vi ho parlato dei gruppi ottici, e su questo modello è importante anche la presenza dei fari automatici all'accensione. Prima di arrivare all'interno voglio mostrarvi un po' il baule, anzi no, il baule ve lo mostro sulla sorella, tra virgolette, maggiore, la Stepway, prima di andare all'interno. Perché? Perché la Stepway ha delle novità e dei cambiamenti rispetto alla classica Streetway. Innanzitutto, ve lo faccio vedere nella vista laterale, a confronto è più alta di 4 cm, presenta delle protezioni in plastica scura per tutta la parte bassa della carrozzeria, che le donano un po' quest'aria quasi fuoristradistica. Sembra più muscolosa anche nel frontale, dove troviamo delle superfici
in grigio chiaro a contrasto e le plastiche nere su questo grigio scuro ci stanno molto bene, ma anche delle nervature più pronunciate sul cofano motore. Guardate un po', molto molto interessanti. Appare in generale più muscolosa, ma anche delle soluzioni differenti rispetto alla Streetway, nel senso che troviamo delle barre sul tetto modulari che da una configurazione, se vogliamo, longitudinale rispetto alla superficie della vettura, possono anche essere modulate senza alcun altro accessorio in orizzontale sulla vettura, e quindi possiamo posizionare qualsiasi nostra esigenza di trasporto, se vogliamo, in questa maniera molto ma molto pratica. Sono però venuto verso la Stepway per mostrarvi il baule in generale delle due vetture. No, non è disordine, sono le mie cose, stiamo parlando del mio zaino e del mio cappotto, per darvi un attimo di, se vogliamo, contesto, per farvi vedere un po' i 328 litri di questo baule, che offre 2 ganci sulla destra, 2 ganci sulla parete sinistra e anche una luce di cortesia. La soglia di carico è leggermente alta, chiaramente si può modulare con un doppio fondo, e abbiamo la frazionabilità 40-60 per quanto riguarda il divanetto posteriore, che accresce la capacità di carico dai 328 litri di partenza. Ma adesso direi che è il caso, ve lo faccio vedere in breve da qui, di salire un po' all'interno della vettura. Saliamo a bordo della Sandero Streetway, che non cambia molto a livello di interni rispetto alla Sandero Stepway, se non appunto per l'altezza e quindi per una magari migliore visibilità alla guida. Voglio mostrarvi un po' di elementi. In primis, riapro un secondo lo sportello per mostrarvi il pannello porta con i controlli per gli alzacristalli elettrici, il controllo degli specchietti regolabili elettricamente, il blocco per quanto riguarda l'apertura dei finestrini per i bambini, e questo tessuto che si ritrova per gran parte dell'abitacolo, come vedrete anche a breve, che viene combinato a delle plastiche rigide sia nella parte alta che nella parte bassa, dove troviamo anche tasca e speaker per quanto riguarda l'impianto audio. Vi ho parlato di tessuti che ritroviamo anche qui con un piacevole design, ma anche una piacevole sensazione al tatto, e anche delle plastiche. Ma ragazzi, è inutile continuare a parlare senza appunto ignorare ulteriormente una delle più grandi novità di questa vettura, ossia il display centrale. Abbiamo diverse combinazioni. In primis c'è una soluzione molto pratica, il nostro Bart starà rosicando perché sto vedendo in anteprima rispetto a lui la nuova Sandero. Lui possiede la scorsa generazione della Stepway e ha un supporto che lui ha comprato praticamente da terze parti, nel senso che è un supporto di quelli che si montano vicino allo schermo, e questo lo troveresti utile, caro Bart, perché abbiamo un supporto per lo smartphone direttamente collegato al display con un piccolo braccio in plastica e dietro una presa USB per collegarlo, e per quindi avere una connettività generale di schermo e smartphone, quindi vicinissimo, non serve un cavo nemmeno troppo lungo. Abbiamo però diverse configurazioni, perché si va dal media control, che sarebbe appunto una tasca che si solleva e permette l'integrazione del proprio smartphone messo in orizzontale, quindi andando a sostituire un display, il media display da 8 pollici, quindi una diagonale di 8 pollici come questo, e il media nav che in più aggiunge il navigatore. Abbiamo pulsanti a sfioramento, sono praticamente solo a sfioramento i controlli dello schermo. Vi chiederete come mai è spento. Perché? Perché voglio darvi una scusa, un motivo in più per iscrivervi al nostro canale, perché in futuro vi porteremo in un video focus completo sul nuovo sistema infotainment a disposizione delle nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway. Ma andiamo a vedere qualche altro elemento. Abbiamo le bocchette del clima con un design rivisto, i pulsanti per il blocco porte, l'hazard, le spie per gli airbag, l'auto start and stop off e la modalità eco, molto importante, soprattutto combinata ad alcune delle motorizzazioni di cui vi parlerò a breve. Qui in basso abbiamo i controlli manuali per quanto riguarda il clima, che in alcune versioni riprendono quelli della Clio 5, come con una corona in alluminio, esattamente come sulla leva del cambio manuale 5 marce in questo caso. Qui in basso abbiamo una 12 volt e una presa USB per caricare lo smartphone, oltre chiaramente ad una piattaforma dove poter riporre lo smartphone stesso, e in basso portabicchieri, freno a mano manuale, carissimo, e davanti ai miei occhi forse uno degli elementi più importanti in una vettura in generale è il volante che non viene stravolto, con i pulsanti per il cruise sulla sinistra e per il controllo vocale e i media sulla destra. Chiaramente abbiamo qui dietro i vari satelliti come al solito nel gruppo Renault, e anche i quadranti che sono analogici per quanto riguarda contagiri, tachimetro, e al centro il TFT per quanto concerne il trip. Plastiche
dappertutto, come ci si può aspettare chiaramente, come è normale in vetture di questo segmento. E qui in alto abbiamo una plafoniera con i controlli per l'illuminazione e anche il pulsante SOS. Parliamo un attimo però dei sedili. Sì, perché ora ho regolato la mia posizione di guida secondo il mio comfort e la mia abitudine, e devo dire che mi trovo veramente comodo, sono ben avvolgenti. Non posso dirvi troppo a livello di impressioni, perché chiaramente lì ci penseremo a darvi delle sensazioni di comfort alla guida in una prova su strada con la nuova Sandero. Però insomma i sedili sono morbidi, molto morbidi, e anche molto ma molto avvolgenti. Ve li faccio un attimo vedere dal lato passeggero, appunto con questo tessuto, questa trama in tessuto che viene ripresa dappertutto all'interno dell'abitacolo. Veramente un bel passo avanti per questa vettura. Facciamo ingresso a bordo nella zona posteriore dedicata appunto ai passeggeri posteriori della nuova Sandero. Beh, va detto, ho lasciato il sedile anteriore nella mia posizione di guida, tocco leggermente con le gambe ma nemmeno troppo, direi che per una vettura media da città ci sta anche bene, anche perché il sedile è soffice, quindi non mi dà alcun tipo di problema. Noto un bel supporto lombare per quanto riguarda i sedili posteriori, che sono certamente meno avvolgenti, come per ogni vettura, nel posteriore rispetto all'anteriore, però tutto sommato sto molto comodo. Tra l'altro ho molto spazio per la testa, l'ingresso a bordo è veramente facile, e già che sto inquadrando il pannello porta vi mostro anche le superfici, che sono anche qui in plastica rigida, con il controllo per aprire lo sportello e per i finestrini elettrici. Abbiamo uno speaker, una tasca laggiù nel pannello porta, uguale da questo lato chiaramente. Mantengono la qualità con il tessuto morbido e dalla fantasia anche abbastanza interessante. Il tunnel centrale è veramente molto basso, vi metto la mia mano a confronto, quindi penso che almeno per gli spostamenti quotidiani 3 persone possano viaggiare comode. E abbiamo a disposizione una presa 12 volt, oltre alle tasche per riporre magari riviste o piccoli oggetti o quant'altro. Da qui posso farvi vedere la plancia nella sua interezza, con gli elementi di cui vi ho parlato poco fa, e non posso ovviamente esprimermi troppo sulla visibilità da questo punto di vista, però ci penserò, come ampiamente anticipato, in un eventuale test drive futuro. Ma dato che sono qui, voglio parlarvi delle motorizzazioni, perché è un'auto importante per il brand. Prima la Sandero, come molte Dacia, riprendeva pezzi, ma non solo, piattaforme e componentistiche di Renault più vecchie. Adesso invece praticamente è diventata la gemella low cost della Renault Clio 5, che abbiamo tra l'altro testato insieme agli amici del gruppo Marino in questo video qui in alto nelle schede. Quindi una piattaforma modulare CMF che, oltre chiaramente ad una migliore dinamica, offre una migliore sicurezza a livello strutturale, e che permette anche l'integrazione di numerosi ADAS. La vettura infatti, oltre a sistemi quali la retrocamera di parcheggio, i sensori anche anteriori disponibili, i fari automatici come vi ho parlato, e anche 6 airbag di serie all'interno dell'abitacolo, offre il pulsante SOS, la frenata d'emergenza, il cruise control, il sensore dell'angolo cieco sugli specchietti, quindi il blind spot, ma anche l'assistenza alla partenza in salita. Parliamo un po' però delle motorizzazioni, perché la vettura viene offerta solo con motori benzina. È disponibile ovviamente il GPL, e motorizzazioni che si differenziano a seconda del modello Streetway o Stepway. Tutte motorizzazioni in generale 1000 turbo benzina. Per la Streetway abbiamo un'offerta da 65 cavalli abbinata ad un cambio manuale a 5 marce, 90 cavalli abbinato ad un cambio manuale a 6 marce o ad un automatico CVT per la prima volta su una Dacia, o anche la 1000 GPL da 100 cavalli abbinata ad un cambio manuale a 6 marce. Prezzi di partenza sono 8.950 euro per l'allestimento Access, la più spartana, 9.950 per la Essential e 11.000 per la Comfort. Passiamo invece alla Stepway, che offre gli allestimenti Essential e Comfort rispettivamente a partire da 12.600 e 13.450 euro, e che offre solamente le motorizzazioni da 90 cavalli o da 100 cavalli. Questa quindi era la nuova Dacia Sandero, rispettivamente Streetway e Stepway, attualmente alle mie spalle. Noi ringraziamo voi per aver visto questo video e il concessionario Gruppo Marino per averci dato l'opportunità di portarvi a scoprirla in anteprima. Voglio sapere adesso da voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate riguardo alla nuova generazione di Dacia Sandero, un'auto veramente di enorme successo. Se questo video vi è piaciuto, scusate, lasciatemi un bel like. Come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere tutte le notifiche e seguiteci praticamente su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando wedrive.tv.